Abbiamo iniziato per Francesca. Ciao Monica. Ciao. L'inquadratura più bella di tutta la vita di Monica è quella di oggi. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo sotto una pianta di limoni. Lei ha la schiena vicino al fusto della pianta ed è come se mi proponesse davanti tutta una serie di sprazzi di vita sua. Ovviamente una vita in cui lei ha avuto tante vicissitudini. Quindi mi fa proprio vedere dei piccoli frame. Vedo tipo lei alle scuole elementari con la cartella in spalla, poi mi fa vedere tipo lei in mano con un ago, vedo che sta cucendo, poi mi fa vedere una breve parentesi dentro il continente, uscendo dal continente, cioè uscendo dalla isola per andare nel continente. Siamo in Sardegna oggi, sì. Ok. E mi fa vedere un piccolo flash anche del padre. Una vita molto ricca. Ok. Vediamo subito la frequenza di Francesca. 17 miliardi. Consapevolezza. 152. Quantità percentuale dell'anima. 43. Vite precedenti. Aspetta. 2017. Cervello. 9. Come si chiama il progetto di Francesca? 20.000 leghe sotto i mari. Perché? Ma mi fa vedere proprio come questo libro, no? Tante vicende, alcune anche abbastanza misteriose, inspiegabili, inestricabili, diciamo, no? Dove lei è alla ricerca anche di risposte, e di alcune di queste vicende magari non riesce a parlare con gli altri. Comunque, tanti episodi, diversi tipi di avventure, no? Nome dell'anima di Francesca. Ah, gladiolo viene. Mi fa proprio vedere questa pianta in mezzo agli arbusti, bella forte. Un po' anche difesa, no? Perché sì forte, però allo stesso tempo difesa dagli arbusti intorno, no? Perché? Perché? Perché è alta. Sì, diciamo che è un tipo di pianta fatta così lei, no? Nel senso che non è che è singola e tutto intorno aperto nel prato, no? È una pianta che ha intorno degli arbusti. E Quindi le foglie. ehm, ma, adesso per come mi si presenta mi fa vedere proprio come se ci fossero delle difese, dei tronchetti lì vicino, no? Ok, pie. Spirito. Saloon. Perché? Ma sai che cosa? Mi fa vedere così questo clima western per indicarmi, secondo me, tra virgolette, diverse faide, diversi scontri nei quali lei si è trovata o direttamente o indirettamente coinvolta. Diversi litigi, incomprensioni, vario ordine e grado.
sia con i parenti, familiari, vicini, in vari contesti. Va bene. Vediamo le entità eteriche di questa simpatica signora, ormai anta, sempre cresciuta e vissuta, nata, cresciuta e vissuta, tra una breve parentesi, nell'isola sarda, le entità eteriche. Una signora senza Cinivac, una signora senza appuntamenti in chiesa, mi sembra di capire, una signora che ha attivato il suo cervello. Perché infatti non è che vedo grandi interferenze, vedo un rospo, un anfibioide, 2 uomini del tempo, più che altro vedo tipo dei venusiani. Mhm. E molto, ma molto dietro, come se in realtà non avesse riguardato direttamente lei, vedo una serie di figure della classica iconografia religiosa. Quindi vedo il crocifisso, vedo la statuetta della Madonna con il Gesù bambino in braccio, ecco, però molto a distanza. In primo piano invece questo, Rospo, Uomini del Tempo e Venusiani. E DL? 3, sì. Può avere DL, non li consideriamo mai praticamente più. Sono importanti? Allora, generalmente non troppo secondo me, però in alcuni casi sì. Personalmente mi aveva fatto la confessione la mia vecchia collaboratrice che se passavi sopra un segnale degli handicappati per strada ti si attaccava un EDL. Vabbè. Lì ho iniziato a farmi delle domande, era veramente verso la fine della collaborazione. Entità mentali, a proposito. Allora, ghiaccio. Civiltà barra continente, è un'unica entità mentale. Malinconoia, quindi sono 3. Eri fan di Masini? Tu Vabbè. pensa che noi adolescenti dovevamo beccarci uno che ci parlava di malinconoia, o perché lo fai, o tutto il resto. Ma guarda te, era proprio voluto per la depressione indotta agli adolescenti. Mm? Mm, Ghiaccio, livello e significato. 5. Ghiaccio sta proprio a rappresentare un qualcosa a cui lei ha accennato, cioè questa sorta di freddezza. E mi fa vedere questo ghiaccio a volte triturato, a volte proprio presente sotto forma di grossi cubi, come sai quelli che c'erano proprio all'interno delle ghiacciaie, no? Quindi grossi pezzi di ghiaccio e che pesano sui rapporti, come se i rapporti di generazioni quasi fossero caratterizzati da questo ghiaccio. In alcuni casi solo da frammenti di ghiaccio, in altri casi proprio da grossi blocchi di ghiaccio. Quindi come se le situazioni e le comunicazioni fra le persone rimanessero congelate, fredde, non chiarite, non si riuscisse a entrare in profondità, no? Perché c'è la barriera del ghiaccio. Civiltà, continente. Credo che sia sempre stata direi intorno ai 4, una caratteristica di Francesca, perché è come se non riuscisse ad avere un buon rapporto con quelle che sono le caratteristiche, le prerogative che si sviluppano all'interno del continente. Ed infatti quando da giovane ha avuto modo di andare, proprio si è sentita un pesce fuor d'acqua
ed è come se le fosse rimasta questa sorta anche di pregiudizio, perché fondamentalmente è un po' un pregiudizio. È come se lei avesse deciso che le cose stanno così. Mhm. E quindi c'è questa sorta di rifiuto. Livello? Direi intorno al 3. Malinconoia. Malinconoia, allora se lì c'era come una specie di rifiuto di una parte geografica, e qua è come se ci fosse una malinconia del passato e una sorta di noia e di nausea anche per il presente. Quindi a tratti appunto il passato viene vissuto con grande nostalgia, per i suoi valori, per le possibilità che si potevano realizzare, mentre il presente viene vissuto con estremo rifiuto, quasi in tutti i suoi aspetti. Perché non solo come questi fenomeni che si stanno verificando, e giustamente lei ha un rifiuto, no? Tutte queste esasperazioni, e lei ne ha fatti alcuni esempi, no? Giustamente tutto questo gender fluid, piuttosto che il transumanesimo postumanesimo, tutta questa moda dei cinivac, giustamente questo. Però proprio in generale è come se lei avesse difficoltà ad avere rapporti con la dimensione presente. Nella dimensione presente è come se fosse densa di cose non piacevoli. Livello? 4. Impianti. Di Francesca. Come impianto mentale mi fa proprio vedere delle onde che sembrano quelle del forno a microonde, e sulla testa e dentro la testa. Entrambe, credo, le spalle, forse un po' più quella destra. La zona addominale. Ginocchio sinistro, piede gamba destra. Monica, causa esoterica di tante operazioni, 5, in tutta la sua vita. La prima a 4 anni. Mm. Mi ha fatto vedere questa presenza dei venusiani fin da quando lei era piccolina. Mhm. E infatti lei insomma ha avuto una vicinanza con Basinato. Mi fa proprio vedere come fin da piccola lei è sempre stata un po' fuori contesto, abbastanza diversa dalla sua famiglia. Quindi ha cercato poi nel corso del tempo varie vie di fuga. Comunque è sempre stata una bambina che poteva fare la differenza all'interno di un certo tipo di contesto che era magari un po' stretto, un po' limitato. Quindi questo ha fatto sì che lei fosse da subito molto interessante. Mi fa vedere che è stata interessante sia per i venusiani rettiliani, che hanno utilizzato su di lei il tramite di alcune immagini e persone religiose. Ma la vera regia dietro era costituita da questi, che inizialmente vedo più rettiliani, al momento presente negli ultimi anni, tipo gli ultimi 5-7 anni, Mhm. più legati ai venusiani. Mm? Chiamalo il capo dei venusiani e vediamo di capire questa connessione tra basi militari sarde e non e i venusiani.
Quindi diciamo, sai quando si fa vedere quell'animazione 3D di Google Art, no? Quando tu vuoi far vedere una spiaggia e prendono la terra, cosiddetta tonda, e fanno lo zoom fino alla spiaggia. Ecco, andiamo a trovare il capo e fai questo viaggio, diciamo, fisico nello spazio fino al pianeta Venere, alla cupola Venere, spostandoti nello spazio, spostandoti all'interno di un'unica cupola molto grande. Vediamo, cambiando di dimensione, quindi non è un viaggio spaziale, ma dimensionale. E allora ti dico quello che vedo, poi per carità, quello che la mia PS mi dà modo di vedere. Io Venere lo vedo collocata al di là non so se è la prima o il secondo giro di ghiaccio intorno alla Terra. Quindi io in Mhm, realtà lo vedo in terra, non lo vedo in cielo, Venere. mhm. Però sai, questa cosa non la riesco a capire. Se è subito dopo il primo cerchio di ghiaccio o è il secondo. Cioè, allora, Però a il sinistra. primo, noi siamo dentro il primo. Sì, all'esterno, non riesco a capire se è Poi all'esterno c'è del un primo o secondo anello, all'esterno del secondo. c'è un secondo anello e Esatto, un terzo anello. Quindi sono esatto, sì. tre anelli, diciamo. Il primo ci contiene, il Sì, secondo c'è solo un'intercapedine, il terzo c'è solo un'intercapedine. sì, sì. Quindi Venere è nella prima o nella seconda intercapedine? Questo non lo riesco a capire. Potrei dirti forse nella prima, è quella un Nini, po' più vicina alla nostra, quindi. quanti sono? Scusami, non ho sentito, sai? Quanti sono i venusiani? Ehm, È come se non riuscissi a avere la risposta, perché è come se ci fosse Mm, mm. delle risposte diverse, Mm, perché mm, in mm. realtà sono presenti un po' da noi, poi sono un po' presenti lì, poi sono presenti in altre forme, dimensioni. Non riesco. Quindi sono umani, umanoidi. Aspetto umano, ma niente PS? Eh, allora. Come per altri ovviamente popolazioni aliene, hanno cercato ovviamente l'ibridazione con noi. Quindi di fatto in alcuni casi ci sono riusciti e mi fanno vedere questi che dici tu umanoidi che hanno tipo un 7% di PS. Eh, Però come se il venusiano originale e prevalente no, solo Pie. Qual è un venusiano personaggio famoso sulla Terra? Oddio, aspetta un attimo che questa, oddio, è un'attrice, aiutami, Sliding Doors mi è venuta. Ah, la Gwyneth Paltrow. Ecco, mi è venuta Quanto lei. non la sopporto. Quanto non la Vabbè. sopporto. Poi, un Poi, uomo? dunque, cioè nel senso di Putin mi è venuto rapporti con i venusiani, però non riesco a capire se Un lui uomo, un sia. uomo. Sì, Putin. Mm? Ma è venusiano? Detto. Ecco, per esempio, anche qua c'è tipo come da fare anche un'analisi, no, del DNA. Mm, perché per esempio mi dice 10, come se fosse forse un 10%? Non lo so. Totalmente come la Paltrow, venusiano. Cantante, politico, attore, influencer. Guardate se oggi dobbiamo parlare di influencer come di un mestiere. Non so, mi portano in Scandinavia. Non so chi c'è. Mm, vedo che mi portano lì, come se L'ex lì ci della Bertè. ne fossero. Boh.
Eh, come si chiamava il tennista? Bjork, no, Bjork. Bjork, no, Bjork. Bjork. E Bjork. Bjork, la cantante? Però qua mi è venuto più sul rettiliano, in verità, eh. Eh sì, sì, quegli occhi. Va bene, va bene. Causa esoterica, Monica, del vedere la Madonna a 4 anni di Francesca. Madonna, la E Madonna. infatti, allora, indubbiamente il contesto predispone, no, a questo tipo di cose. La religiosità lì abbonda, però appunto è come se in verità i venusiani in quel momento abbiano utilizzato la Madonna, che in quel momento poteva essere più familiare e più rassicurante per lei, mh, per potersi insinuare e avvicinare a Francesca e allo stesso modo utilizzare quel prete. Quindi quello che lei, che lei appare è la Madonna, quello che lei evoca è la presenza del prete, voglio il prete, voglio il prete, però è come se fossero degli strumenti per i venusiani, che i venusiani utilizzano per avere accesso a lei, Quindi la Madonna in questo caso chi era? Cioè, chiamala. come un ologramma loro, prodotto da loro. Chi è che produceva questo ologramma? Sì, qua vedevo proprio i venusiani che sono stati in grado di produrre questo ologramma davvero molto realistico. Chiama il responsabile. Il responsabile di questo ologramma è il capo finale di tutti i venusiani. C'è come una sorta di battaglione di militari che un po' tende a proteggerli, c'è una gran confusione, cioè io i venusiani li vedo molto più astuti dei rettiliani, sai? Mhm. Che sono proprio più in grado di creare più confusione e dubbio in noi. Tanto è vero che quello che è il capo supremo mi dice di chiamarsi, ovviamente io adesso non lo posso dire per intero, dico solo la P, perché è il cognome di lei. Mhm. Mm. Chiamalo. Mm-mm. E lui mi Biondo? dice io sono P. Mhm. Dunque, un po' Quindi ci sta azzurro. prendendo in giro. Sì, certo. Quindi prende in giro una dea e un dio e un'altra dea che è Francesca. Mm. Se ne rende conto? Ah, adesso ho capito, vedi, sono anche molto legati, vedo, mi fa vedere a quella parte del secondo universo più di Poseidone, Bene. di Entro io nella pesci. scena e ci sei anche tu nella scena. E io comincio a palleggiare nella mia mano destra una Deternum spirale. P cosa fa? L'azzurro mi piace perché richiama il mare, io sono un grande fan di Poseidone, però intanto mentre lo dice vedo che manda avanti tutti i militari, Mhm. diventa proprio molto compatta, no, questa schiera di militari e Va- lui è dietro. Rappresentiamo questo orgone spiral come una conchiglia di mare. Le conchiglie di mare si attaccano alle cose e ne attacchiamo tante quante sono necessarie a coprire tutta la superficie, tutte all'interno e all'esterno della cupola che separa la parte di Venere dal resto. Mm. È come se avessero bisogno di scappare via.
Allora, molti saltano in America, Mhm. La America Latina. cupola salta? Si sfalda. Si rompe come vetro? Sì, però appunto non è che si disintegra totalmente. Che vuol dire? Si creano dei pertugi, come diciamo così, no? Quando si ghiaccia, si frantuma, Mhm, mhm. e in alcuni punti quindi c'è la possibilità del passaggio, no? Un po' Perché un si po' là. creano proprio degli spiragli, sì. Va bene, queste restano lì per sempre, quindi faranno il loro lavoro. Ok, P quindi come si chiama? Colui che ha generato l'interferenza venusiana su Francesca. Eh, P, si chiama P? Si chiama proprio P. Sì, si chiama P, cioè nel senso si chiama col suo cognome, no? Ma Con perché il cognome di lei. non ci stava prendendo in giro quando diceva che aveva il cognome di lei? Sì, però io non riesco a vedere il suo autentico nome. Occhi? Ah, Colore? perché adesso mi dice P. Poseidone, mi dice. Colore degli occhi? Acquosi, azzurro acquoso. Capelli? Adesso mi si mostra tutto sul tono un po' dell'azzurrognolo, violaceo. Genitali? No, Ano? coda, Bocca? pesce. Narici? Più branchie, più Orecchie? così, proprio strutturato un po' pesce. Quindi, I personaggi del film Avatar sono ispirati a questi qua? sì, vero. Mm. Da come li descrivi. Ok, quindi questa causa esoterica delle 5 operazioni qual è? È volersi appropriare, impossessare di Francesca progressivamente e però costantemente. Perché ogni volta che c'è un'operazione, loro riescono ad avere un approccio, come dire, più profondo, più fisico con lei, attraverso proprio un inserimento, però vedi, è come se fosse una sorta di, possiamo anche chiamarlo sì impianto, ma è più come un gancio energetico che necessita di questo momento speciale e specifico che è la sala operatoria. Come se in quel momento cioè nel senso ci sono anche delle abduction di notte, no? Però non è mamma mia, è difficilissimo da spiegare. Non riescono ad avere lo stesso tipo di predisposizione da parte di Francesca. L'ideale è averla lì, sdraiata sul lettino operatorio, isolata nella sala operatoria, con persone sconosciute, in un luogo che non le appartiene, per un tot di numero di ore, ma nella sua dimensione, non nella dimensione venusiana. Questo permette, come dirti, di creare un gancio maggiore con ciò che di Francesca è interessante, quindi con l'APS di Francesca, con la persona di Francesca. Abduction. Sì, ci sono state e ci sono, e vedo che vengono utilizzati in alcuni frangenti, quando lei è sveglia, come nell'incidente che ha avuto, gli uomini del tempo. Diventano in qualche modo complici collaboratori di questi venusiani, per far sì che si realizzino determinati inconvenienti per lei.
E per quanto riguarda le abduction, io vedo che proprio, non so come spiegarti, questi buchi che lei spesso vede, no, nei suoi sogni, Mhm. sono Le come dei crepe, dei portali. muri. Mhm. Vede proprio buchi, crepe, fratture, rotture, sono come dei portali, no? Quindi una sorta di passaggio tra il mondo, la dimensione in cui è prevalentemente stabile Francesca e la dimensione, per esempio, venusiana. Però in alcuni momenti del passato è stata anche da parte dei rettili, l'abduction, però facciamo negli ultimi anni più che altro venusiana, no? È come se si creasse questa specie di passaggio. All'interno di questo passaggio è come se loro riuscissero a creare degli eventi e lei riconosce, cioè lei è come se li vedesse questi portali che si aprono e vede come l'intromissione da parte loro nella, nella creazione di questi eventi che poi le capitano spiacevoli. Ok, causa esoterica dell'essere investita nel 2017, non averne alcun ricordo, non sapere la dinamica dell'accaduto perché non se lo ricorda, insomma. Causa esoterica. Tra l'altro, 17, perché in qualche modo 17. Allora, dunque, come se avessero in un certo senso iniziato a perdere potere su Francesca. Perché comunque Francesca è proprio all'insegna del nome della sua PS, che è Gladiolo. Lei è veramente una donna molto forte che si oppone. Sentivano di aver perso potere su Francesca, quindi hanno sfruttato anche gli uomini del tempo che l'hanno distratta nel momento in cui lei attraversava le strisce pedonali. È come se fossero proprio intervenuti nel creare uno sfasamento di tempo. Non so come spiegarti, come per una frazione di secondo si sono incollati due momenti. Il momento in cui lei finiva di attraversare le strisce pedonali e il momento in cui l'auto passava. Attraverso l'intervento degli uomini del tempo è come se ci fosse stato un taglio di un lasso di tempo, ok? Quindi se tu tagli quel lasso di tempo, che sono i secondi che lei impiega per finire l'attraversamento pedonale, Mhm. allora avviene l'impatto, Ok, ma perché è avvenuto? perché stavano perdendo il controllo su di lei. Quindi avevano bisogno di nuovo di interferirla, intralciarla in maniera pesante. Anche perché ovviamente lei a seguito di questo incidente ha avuto tutta una serie di problematiche di rallentamenti, di calo di vibrazioni, i pensieri ovviamente si sono concentrati su quello, eccetera, eccetera, no? E quindi loro di nuovo l'hanno riagguantata in questo modo. Causa esoterica dei problemi con gli inquilini. Guarda, vedo molto questa cosa dell'acqua, no? Perché ti ho detto che in qualche modo, non so, i venusiani sono legati a Poseidone, quindi comunque in un qualche modo all'acqua, no? E infatti questo mh, incidente, no? Questo danno che lei ha avuto in casa ha a che fare con l'acqua. Mm? Ehm, E allo stesso tempo mi viene l'entità mentale ghiaccio, che di nuovo è l'acqua, no? In uno stato particolare. Mm? Mi fa vedere come se per continuare a portare avanti questa interferenza dei venusiani barra secondo universo Poseidone, quindi acqua, e per portare avanti questa entità mentale ghiaccio, che quella abbiamo visto essere più elevata a livello 5,
avesse bisogno di creare dei grossi dissapori con gli inquilini e quindi creare un totale raffreddamento, congelamento dei rapporti con loro, sempre attraverso l'elemento acqua. Quindi l'infiltrazione, la muffa, tutto quanto. Sempre per mantenerla isolata, di modo che lei non abbia degli scambi di una certa importanza con nessuno. D'altronde è 20.000 leghe sotto i mari il progetto. Sì. Problemi ad addormentarsi, causa esoterica. Mi fa anche vedere un po' di questa malinconia, no? Come se lei in un certo senso la masticasse. Mi fa vedere, no? E quello che lei mastica in bocca diventa proprio come il ruminare dei pensieri. Immaginati questo ruminare delle mascelle che diventa un ruminare del cervello, no? Della mente, i pensieri, tanti pensieri che si susseguono e proprio anche all'insegna della malinconia, no? Quasi con una serie di rimpianti. Se avessi fatto così, forse adesso mia figlia mi parlerebbe. Se avessi agito in quell'altra maniera, forse adesso non sarebbe accaduto quello, io non mi troverei in questa situazione. Tutta una serie di rimugini di questo tipo. E quindi? Quindi rimuginando in questa maniera è anche difficile prendere sonno, no? E vedo proprio come si attiva bene questo impianto mentale ad onde per crearle questo continuo turbine di pensieri, di inquietudini e quindi ovviamente il sonno arriva tardi o quando arriva non è riposante. Sogni premonitori, causa esoterica. Perché lei, come abbiamo visto, cioè, comunque è la sua prima sessione e come cervello le abbiamo visto valore 9. Quindi indubbiamente lei ha questa attitudine, questa predisposizione da sempre. E è proprio anche per questo che lei è stata così tanto interferita. Proprio perché lei ha veramente delle ottime possibilità a livello proprio di capacità psichiche. E quindi lei questi sogni premonitori ce li ha, che poi oltre a essere sogni premonitori sono proprio delle capacità di vedere quello che sta accadendo, perché come ti ho detto lei vede questi buchi, che sono questi portali che vengono creati. Quindi lei è proprio in grado di vedere ciò che sta per essere architettato all'interno della sua vita. Una vita che, come abbiamo visto, non è completamente nelle sue mani, no? Beh, capacità medianiche 9, non è poco. Cavolo. Problemi con la figlia, che capisce Roma per Toma, che travisa le parole. Ma aspetta un attimo, come se in realtà questa figlia, è vero che adesso si sono un po' acuite le incomprensioni, si sono interrotte le comunicazioni, eccetera, però in realtà io vedo che c'è sempre un po' stata questa sorta di, tra virgolette, competizione tra questa donna con il fratello. Come se lei avesse addirittura sentito che il fratello è stato più desiderato, quindi che quando lei è nata c'è stata meno gioia, mentre invece per il figlio maschio è stato accolto con molto più entusiasmo, con molto più coinvolgimento.
E invece lei si è sempre sentita un po' di serie B. Ed è come se avesse poi trovato la conferma di questa cosa che lei ha sempre un po' avvertito, l'ha trovata nel momento in cui la madre ha fatto un favore, chiamiamolo così, al figlio, ma non alla figlia. E lei è come se avesse avuto la conferma di tutta una serie di suggestioni che aveva da una vita. Ci sono vite passate che le legano? Mi fa vedere una competizione qua. Mamma-figlia? Sì, in cui al contrario che non erano mamma e figlia, erano appunto appartenenti a due squadre diverse ed erano come dire, delle squadre del paese, come due contrade, facciamo. Mhm. E in cui al contrario di questa vita, Francesca era un po' un'imbrogliona, ok? Quindi vedo che è un po' bara in questo gioco, che è una specie, chiamiamolo, di tiro alla fune. Riesce in qualche modo a barare, a utilizzare dei trucchetti che in realtà non sarebbero permessi. Mm? Mhm. La figlia che appartiene all'altra contrada, all'altra squadra, ovviamente perde. Mm? E vedo proprio che si crea questo risentimento perché in qualche modo si è accorta dell'inganno, ma non riesce a provare, a portare delle prove a questo inganno. Ecco, vedo proprio sto risentimento che poi nel corso della loro vita, no? Nello stesso paese, si manifesta con altri sgarri, no? In cui continuamente se ne fanno una contro Cinema. l'altra, una contro l'altra. Chi viene? Il Cinema di cosa? figlio con i propri figli, sicuro proprio. Li avevo visti da subito i nipoti. Eh, mm, Allora, la figlia viene tutta chiusa, con le braccia conserte, belle strette sul petto, offesa, hai capito? Come anche imbronciata, come quasi fosse tornata indietro nel tempo, no? Fosse ancora una ragazzina e ritiene che gli sia stata fatta un'ingiustizia, sia stata fatta una preferenza. Quale? La madre ha manifestamente dimostrato di preferire il fratello anziché lei. Povera Gioia. Che problemi. Mm? Mm. Povera bimba. Lei che Sì. anima viene qua a fare un videogioco e si sta ad attaccare a queste cazzate. Lei cosa ha Mm. fatto per la sua consapevolezza? Si è fatta l'unica domanda: che cos'è quella in cui sono immersa? Che tutti chiamano la realtà. Se l'è fatta questa domanda? No. Si è fatta la domanda perché mammina ha preferito il fratellino e non lei? Sì, e vedo che se la fa spesso, cioè lei si sente anche un po' vittima in generale, anche di altre persone, no? Mm. Sente sempre che le fanno delle ingiustizie. Mm. Vediamo, creiamole una campanella vicino all'orecchio destro o sinistro, din 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 din, che andrà avanti a scampanellare finché non si sveglia. La campanella molesta, la chiamiamo. Che storia. Sai che quando mi dici questo, no? Come se si accelerasse anche il tempo, no? Per cui Mhm. ci va un bel po' di questo scampanellio, però è come Mm. se io vedessi un'altra parte di lei che esce fuori, cioè come se non è lei che si sveglia, Mhm. ma come se lei si sdoppiasse e c'è quindi una certa parte di lei che si sveglia. Un E gusto che, se ne va, la pelle di un serpente se ne viene eh, abbandonata, sì, anche se il serpente non ci piace, se no qualcuno eh. poi dice che sei rettiliana, Monica. Bello lo scaricabarile. Sì, infatti, grazie. Tu sei rettiliana. Ah, non tu, che No, suggerisci. io faccio Ah, la campanella e tu sei rettiliana. pensa. Ok, siamo alla fine dello scampanellio. La campanella si perde e si dissolve. La figlia viene nel cinema, ha braccia parallele al corpo. Abbandonate, giù, sì. Ok, niente più bambina viziata. Mm.
siamo duri, no, non c'è più tempo, non c'è più tempo di essere viziati, adesso basta, svegliatevi. Mm? Mm. Portale aureo. Lo apre Francesca. Mi dispiace questa immagine qua che mi era venuta del padre, sai, no? Mhm. Perché l'ho proprio visto in tutta la sua inflessibilità e rigidità, come se lui tenesse in mano una mazza tipo di quelle da baseball, molto lunghe, molto massicce, e non ci fosse differenza fra lui e la mazza, un tutt'uno quasi, no? Un uomo Proprio mazza. sì, sì, alla sua totale rigidità e anche, sai, come la mazza alla fine è impenetrabile perché cioè, non è normale solo un pezzo di legno in cui trovi dei pertugi, no? È creata bella compatta sopra la verniciatura, insomma, no? Quindi vedo proprio anche questa impermeabilità in un certo senso, proprio impossibile comunicare con un uomo così mm, Ma viene? severo, sì, così, con la mazza. Sì. Possibilità di interazione? E Vuole lui lasciare un poggia messaggio? entrambe le mani sulla mazza come se fosse uno scettro, Mm. diciamo, ecco. Campanella E, molesta anche per lui. infatti, va. Molesta, non se ne va finché non ci si sveglia. Mm. O se ne va con la campanella tra le gambe. Mm. È come se mi comunicasse la difficoltà che ha avuto di voler portare avanti i valori di un certo tipo, che sentiva che se ne stavano andando via, ma la difficoltà di riuscire a trasmetterli in maniera serena ed equilibrata. Ecco, vedo questo. E Vic. lui lo riconosce, ed Mm. è una buona cosa questo, perché lui la riesce a riconoscere, che la Beh, sua intenzione era quella di portare i valori, però il suo limite è stato di avere invece questa inflessibilità. quando la campanella si dissolve, non c'è bisogno di svegliarsi e la campanella diventa una Vic. Mm. Lì lui la può prendere oppure no. Sì, sì, che la prende. E vedo che unisce queste due sfere. È come se riuscisse a comprendere che c'è la possibilità di portare avanti, di difendere, no? Determinati valori, senza però essere così duro, proibitivo, eh, categorico, ecco. Mm. Sì, lo fa. E vedo che è come se decidesse già quasi nella prossima vita di voler avere una famiglia numerosa e di essere di nuovo un capofamiglia, ma con un'impronta completamente diversa. Mm. Sorella e zia materna, la sorella della madre. Chissà perché la sorella mi viene tutta rannicchiata, come se la vedessi rannicchiata in un angolo, seduta e tutta chiusa, che si abbraccia alle ginocchia, come A, se tut- mi mostrasse paura. a entrambe stessa iter, prima la campanella molesta e poi la Vic. E andiamo alla fine del processo partendo dalla sorella. Non ho avuto la tua stessa forza, cara Francesca. Ti ammiro molto per questa tua forza. La zia mi dice, la nostra è una terra di bellezza assoluta e di asperità.
Sai che la zia mi porta un messaggio molto, molto, molto interessante? Mi fa vedere come la Sardegna possa proprio essere così tanto interessante anche per tutte le basi NATO che ha, no? Perché è molto attenzionata, perché è proprio come una sintesi della dualità. Perché la zia mi dice, lo vedi? Noi abbiamo il mare e la montagna, abbiamo la terra e il cielo, abbiamo il passato, mi mostra tipo piramidi, menhir, megaliti, ok? E mi mostra il presente, un po' anche modaiolo, di una certa zona, un po' VIP anche. Poi mi mostra lei con Francesca vicino, che sono di dimensioni piccole. E in più mi mostra un gigante. E mi fa vedere quanto è ricca la terra della Sardegna negli opposti. Ok, messaggio del padre a Francesca. Vedi, adesso io sì che ho capito. Quando ero in vita, no, non l'avevo capito. Non ci siamo mai parlati, non ci siamo mai capiti. La freddezza e la rigidità l'hai vista mia e di tutta la mia famiglia, di tutti i componenti della mia famiglia. E tutte le discordie le hai viste. Vedi tutto. Vedo che è come se facesse cose che non ha mai fatto, perché proprio accarezza il volto di Francesca, le tiene le mani, quasi come se sentisse una sostanza sconosciuta, no? Perché probabilmente non c'è mai stato questo fra di loro. Messaggio della sorella. Vedo che le prende gli occhiali, se li mette e dice: mi piace il modo in cui vedi. Voglio vedere anch'io così. Mi complimento per come sei riuscita a vedere e io no. Della zia. Continua a portare, mi fa vedere così, no? L'unione. Basta con la separazione, basta con gli opposti. Tu puoi portare l'unione, mi dice. Va bene, li salutiamo. Sì. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Francesca, insieme a questi 3 che le ha chiamato nello specifico. Mi vengono nell'ordine del 700. Credo che ci sia una famiglia molto ampia perché vedo proprio varie diramazioni familiari. Mhm. Tutti dentro. Mhm. E quando sono entrati tutti, chi è l'ultimo che entra? La zia. Perché la zia? Perché è come se stesse a controllare un po' Francesca, perché non so, è come se affidasse a Francesca anche quasi un compito importante che Francesca in parte sa di avere, che è quella di riuscire a ricomporre alcune cose
Allora è come se volesse darle fino all'ultimo una sorta di sostegno, di dire sì, fai così, di conferma, di anche ulteriore forza. Va bene. E Francesca cosa fa adesso? Adesso è proprio quasi in marcia verso il cluster. Va bene, marciamo con lei, la seguiamo. La seguono tutti i militari della Mm. sua isola, tutti i venusiani legati ai militari. Tutte le sue interferenze seguono la dea, che ha deciso nel suo personale film, che è la ragione per cui tutti questi poveretti esistono, hanno avuto il privilegio di esistere per un breve momento. Grazie a Francesca, che oggi decide di cambiare film. Qua si gioca solo per film, lei ha deciso che questo film non lo vuole più. Quei contratti che lo tengono in piedi non li vuole più. Nella maniera più assoluta proprio. Come li vedi? Mi fa vedere un po' di forbici di varie fatture, perché ne vedo alcune sembrano un po' antiche quasi, no? Altri le forbici dell'elettricista, poi ci sono le cesoie. Ecco, perché penso che proprio questa cosa dei tagli, no? Si sia verificata spesso nella sua vita, no? Si tagliava il rapporto, capito? Mm, mm, Interruzione, cose mm, del mm, mm. genere. Mm. Via tutto. Ma proprio con goduria, ti direi. Proprio, oh, ma proprio col piacere di farlo. Ottimo. Benissimo. Grandioso. Mm. Ma proprio, cioè, c'ha voglia, c'ha proprio lena, c'ha proprio una grinta incredibile che già è andata lì verso l'avatar, no? Perché basta, perché proprio mentre va, proprio dice basta, no? E come suggella questo suo cambiamento, l'eliminazione di tutti i contratti con una creazione energetica sua? Come la fa? A forma di campanella? Allora, la campanella le piace, però la fa a forma di spirale, quindi proprio, in fin dei conti, la campanella è una spirale, no? Perché se ci pensi parte da una base larga, poi mano a mano si stringe. Mhm. Quindi una spirale tridimensionale, non piatta, che cresce in altezza. E lei crea così, ha assolutamente l'aspetto di una campanella, ma è una spirale. E quello è il suo ad eternum, sì. Avatar. Ma proprio se la sento, mamma mia, soddisfatta. Eh, Proprio un nuovo corso. sì, sì, che sguazza in quello che sta facendo proprio. Avatar, velocemente lo elimina. Dimmi solo come lo vedi. E, non so, qua mi fa vedere come... mm, no, non so come dirti. Un pizzo nero. Un uomo pizzo nero. Eh, no, solo il pizzo vedo nero. Era tutto quello che vedo. Cioè l'avatar non lo riesco neanche a vedere. Mhm. Va bene. Via tutto e anche qui una firma, un autografo a energetico a se stessa. Mm. Allora mi sta dicendo una cosa, eh. Cosa? Allora,
Francesca è una persona stupenda, però credo che in parte anche per i condizionamenti familiari a volte abbia avuto la tendenza a, tra virgolette, giudicare, o gli altri hanno inteso il modo suo di esprimersi come giudicare. E quindi lei adesso utilizza l'indice, che è proprio quello, sai, no? Che fai così, quindi il giudizio, lo utilizza come trasformazione alchemica per creare l'ad eternum. Utilizza l'indice che lo muove in questa maniera per creare l'ad eternum campanella. Perfetto. Esiste ancora 20.000 leghe sotto i mari, No, entità eteriche e mentali, no, 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 pianti, no. traccia di venusiani o venusiani. Via, via tutto. La cupola dei venusiani come sta? La vedo crepata, con delle crepe. La Paltrow come sta? Ma non so, la vedo in un processo di invecchiamento rapido. Bella conchiglia sulla testa, per sempre appiccicata. Che male non le fa. Nuova frequenza. Mi viene 812. Nuova consapevolezza. 202. Nuova PS. Adesso 66. Nuove vite. 1803. Nuova capacità medianiche e cervello. 9.8. Messaggio finale di Francesca a se stessa. Vedo che sposta da parte il giudizio, sposta da parte i rancori, sposta da parte il passato. È come se si facesse tutto uno spazio libero intorno e inizia a saltellare in questo spazio libero, come se si sentisse finalmente leggera e nella totale libertà di movimento e di espressione. Una Francesca che si è proprio spogliata da tutto questo vecchiume. Vuole lasciarsi anche un messaggio orale? Sono gli anni più belli e più preziosi della mia vita e li spenderò meravigliosamente nell'amore. Messaggio finale con un colore. Viola, ti dico, mi viene Un proprio sapore. viola. Fragola. Un odore. Qua viene come dirti che questo un po' selvatico, arbusti, muschio. Un aggettivo. Grandioso. E infine, l'ultimo, un verbo. Andare. Abbiamo finito. Disconnettiti